Anna, sono italiana, vivo a Londra, ho origini salvadoregne e parlo giapponese. No, vabbè, ricominciamo. Ciao a tutti, io sono Serena e oggi vedrete un look molto particolare, ma nel frattempo che mi preparo volevo raccontarvi di una cosa che riguarda il mio passato, ma è anche una delle mie solite riflessioni. Iniziamo subito. Iniziamo subito con due elementi fondamentali di questo discorso. Il primo è, come molti ben sapete, la body positivity, che è un argomento che mi riguarda da molto vicino. Il secondo è il mondo geek, anime, manga, videogiochi e il mondo cosplay. Cosplay sono praticamente persone che agli eventi, alle convention si vestono da personaggi di manga, anime, videogiochi, libri, telefilm, qualsiasi cosa. C'è una bella differenza tra cosplay adesso e cosplay agli albori, ovvero quando ero più piccola io, perché prima era appunto una cosa un pochino più da, non dico emarginati, però eravamo veramente pochissimi in Italia perlomeno a farlo. Ci trovavamo alle convention e ci conoscevamo tutti, cioè tutti si conoscevano perché eravamo così pochi che era quasi una specie di club segreto di appassionati. E cosa c'entra? Allora, piano piano arriverò a questo discorso. Metà di questo video sarò io che cerco le cose. Serena a 16 anni non solo faceva cosplay, ma era un sacco timida. Ero un sacco magra, devo dire, ero veramente un sacco magra, però mi vergognavo tantissimo del mio corpo. Questo mi ha portato, insomma, diciamo, fare cosplay mi ha portato un po' a prendere più consapevolezza del mio corpo, piano piano, con divertimento, no? Riuscire a vestire certi costumi senza sentirmi a disagio, anche perché magari tipo certi vestiti nella vita reale mi mettevano a disagio, però quando ero in cosplay non avevo nessun tipo di disagio perché mi calavo nel personaggio e cercavo di interpretarlo al meglio possibile. Diciamo che questa cosa è stata molto bella all'inizio. Però, come tutte le ondate, piano piano anche il cosplay ha cominciato a divenire mainstream. Più persone si aggiungevano e quindi persone di ogni tipo, no? Ogni taglia, ogni colore. E sentire ogni tanto i commentini, come dire, oh mio Dio, cosa si è messa quella, non se lo può permettere, che in Italia sono molto comuni. Arrivare anche a quel mondo non mi piaceva più di tanto, preferivo che rimanesse quello che era, cioè un posto dove le persone si potevano divertire senza sentirsi giudicate. Anni dopo, quando torno in Italia dal Giappone, perché avevo vissuto in Giappone, lì allora rincontro altri miei amici che avevano la stessa passione e decido di ricominciare, ma il mio corpo era molto cambiato, io ero anche un pochino ingrassata, quindi ricominciando dentro di me c'era sempre quel piccolo pensiero insinuoso che diceva: sì, ma tu non sei uguale al personaggio, perché questo personaggio è un personaggio giapponese, una scaletta giapponese, e loro sono super magre e hanno delle gambe scheletriche che tu non avrai mai. E questa cosa, che prima non era assolutamente un problema, non essere esattamente uguale al personaggio, era il risultato anche di come si era evoluto il mondo del cosplay. Le critiche più aspre, il backstabbing, cioè la gente che si parlava male alle spalle e tutte queste cose erano ormai diventate parte integrante e si erano insinuate anche all'interno della mia mente. Vedere persone che criticavano altre così aspramente mi faceva pensare: allora forse pure io posso essere oggetto di queste critiche. Fa un po' tristezza perché quello che doveva essere un posto di divertimento e svago e un safe space si era poi trasformato in un ulteriore luogo di giudizio, dove uno non si poteva più sentire a suo agio, dove quello che faceva veniva comunque commentato dagli altri in maniera anche abbastanza aspra. Non sapete anche, specialmente poi con l'avvento dei social, questa cosa si è rinforzata. E quindi online poi col fatto che si possa commentare in maniera anonima, io tutt'oggi ricevo ogni giorno commenti di persone che mi devono far sapere la loro sul mio aspetto fisico. Non puoi fare un certo personaggio perché non sei abbastanza magra, non sei abbastanza
formosa, non sei abbastanza bianca, non sei abbastanza nera, non sei abbastanza giapponese. Tutto questo tipo di discorsi che secondo me uccidono proprio il principale motivo per cui questa cosa è nata. Cioè tutto questo mondo è nato per combattere questa cosa, ma ne è comunque caduto vittima. Ad esempio stavo guardando l'altro giorno l'intervista di questa ragazza, che è una ragazza nera plus size, che fa principalmente cosplay di personaggi DC, che la sua foto era stata presa da un sito ed era stata messa a fare tipo comparazione con un'altra ragazza che faceva lo stesso cosplay, molto più magra, quindi i migliori e i peggiori cosplay. Però secondo me questo tipo di cose non portano a niente, non aiutano nessuno. Comunque tu stai offendendo una persona che ha speso tantissimo tempo in un costume, nel fare una cosa che le piace, e la stai derubando del suo piacere, no? Del suo sto facendo questa cosa perché mi diverte. Non lo so. Tornando a moi, quando appunto avevo ricominciato nel 2013, continuavo a dire alle mie amiche: ah, vorrei fare questo personaggio, sai cosa faccio? Adesso me lo lascio in salvo per quando sarò dimagrita. Questo discorso l'ho fatto per tantissime cose. Questo mi rende un po' triste perché faceva parte esattamente della mia mentalità, che è tutto tranne che body positivity, ed è ok, allora comincerò a vivere quando sarò magra, come se la me stessa di adesso non si meritasse certe cose. E sono così contenta di essermi lasciata ormai alle spalle, rip eyeliner, questa mentalità, che ho deciso di riscattarmi ed ho scelto un personaggio che mi rappresenta molto, perché anche l'industria videoludica, e vorrei espandere le due parole con questo, si è accorta che fare sempre il tipo di personaggio, specialmente femminile, era diventato un po' noioso, perché sì, ok, sei magra e hai due zinne giganti, ma sei uguale a tutti gli altri personaggi. Quindi sono usciti videogiochi e titoli dove anche i personaggi femminili hanno corpi molto diversi. Uno di questi è un gioco che io gioco assiduamente e si chiama Overwatch. Semplicemente è un sparatutto a squadre dove ci sono tantissimi personaggi maschili e femminili. I personaggi femminili mi piacciono perché hanno tutti, appunto, dicevo, fisicità molto diverse. Sì, ci sono personaggi molto magri, ma ci sono anche personaggi un pochino più in carne, oppure ci sono personaggi femminili molto muscolosi. E il personaggio che preferisco di più è uno proprio di quelli in carne, che è una scienziata di origini cinesi. La Cina, quando ha visto che il personaggio legato alla Cina era una ragazza leggermente chubby, si è ribellata, perché comunque in Asia essere in carne è ancora un po' tabù, nel senso è ancora considerato una cosa, un valore solo negativo. Questa cosa mi ha fatto apprezzare il personaggio di Mei, che è questo che tra l'altro io gioco molto spesso, ancora di più, e ho deciso di celebrarlo al meglio che posso. È come una rivincita, no? Mi sto riprendendo la mia sicurezza in me stessa, mi sto riprendendo le cose che io mi sono tolta perché pensavo di non essere all'altezza. Come stanno i capelli corti? Fa troppo ridere il riflesso negli occhiali. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale, altrimenti vi congelo. La prossima settimana ci vediamo con un altro video. Fatemi sapere cosa ne pensate, se avete mai fatto cosplay o se c'è qualcosa che volevate fare ma non vi sentivate abbastanza sicuri del vostro fisico per farla. E noi ci vediamo al prossimo video. Piu piu.